Ciao appassionati dell'irrigazione, come si potrebbe collaudare un impianto di irrigazione? Sono Federico di tuttoirrigazione.it ed oggi voglio spiegarvi quali azioni si possono fare per fare questa verifica. Ma prima vi invito ad iscrivervi al nostro canale per aiutarci a raggiungere l'obiettivo di fatidici iscritti. Un bel mi piace ci permetterà di sostenere questo progetto e condividere ulteriori contenuti che vi possono aiutare. Una volta montato l'impianto di irrigazione, essendo un circuito, in teoria si dovrebbe usare il metodo di 1,5 volte la pressione di lavoro per testarlo, ma non è possibile perché non è un impianto chiuso, ad eccezione del collettore. Per questo possiamo dire che ci sono 3 strategie da poter utilizzare. Se tu ne hai da condividere altre, scrivelo qui in descrizione o contattaci su info@tuttoirrigazione.it e faremo un video dedicato. La prima, che definirei la più impegnativa, è quella della chiusura di tutti gli irrigatori. Attivare singolarmente i settori, ma questo richiederebbe anche una valvola di scarico per ognuno. La seconda è molto pratica ed è quella di lasciare aperti gli scavi dove ci sono le derivazioni, i collegamenti e i collettori, aprire l'acqua e ispezionare visivamente per individuare eventuali perdite. La terza è quella di installare il manometro già menzionato in un altro video, vedi il link qui sopra, e serve per identificare se c'è corrispondenza tra i dati rilevati all'inizio della fonte idrica e quelli reali sia in pressione statica che in pressione dinamica. Questa terza soluzione è la più professionale a mio avviso, perché vi permette di verificare la pressione statica del vostro impianto dalla fonte idrica al collettore e la pressione dinamica mentre l'impianto è in funzione. Questi dati dovrebbero corrispondere con quelli previsti dal progettista, pertanto tutte le coperture e consumi combaceranno con i dati elaborati. Il ragionamento è semplice. Se avete installato correttamente il materiale, seguendo le note del progetto avrete il consumo previsto delle singole zone con la relativa pressione. E se non fosse così, cosa succederebbe? Se ci fossero delle perdite, aumenterebbe il consumo e quindi la pressione di lavoro si abbasserebbe, non permetterebbe più agli irrigatori di fare le coperture previste. Se vedete un irrigatore che da 7 metri ne fa 4, questo è un sintomo di possibile perdita, dato rilevabile sia visivamente che da una pressione prevista di lavoro, ad esempio 2,5 atmosfere, passerà a 1,5 atmosfere. Quindi il problema è anche al cambiare di pressione cambierà anche la copertura, dato che nelle schede tecniche di un irrigatore viene indicato il raggio di lavoro sulla base della pressione. Spero che questa analisi vi fornisca informazioni utili e ricordatevi che potete richiedere una consulenza gratuita cliccando qui sotto nel link in descrizione. Continuate a seguirci per ulteriori approfondimenti, ciao, a presto!